Ciao a tutti, oggi un video un po' diverso dal solito. È il compleanno di nonna, proprio oggi. Fa 98 anni, nonna Blandina, la mamma di Babbo. Quest'anno è un compleanno un po' particolare perché non è stata molto bene, quindi insomma vogliamo starle ancora più vicino, incoraggiarla. Si è ripresa tutto bene, però sta un pochettino moscetta, soprattutto d'umore, quindi gli volevo fare sta sorpresa. La torta la faccio io, perché nonna non è un amante della pasticceria tradizionale, insomma delle torte di pasticceria. Vuole la mia pizza ripiena, che non è altro che una zuppa inglese con un bel po' di alchemes e liquore. In questo video vi faccio vedere come realizzo la torta, vi do qualche consiglio, qualche trucchetto in modo da farvi capire che fare una torta di compleanno carina in casa non è poi così complicato. Va bene? Iniziamo? Allora, partiamo dal pan di Spagna. Stasera dovremmo essere 10-12 persone, quindi ho considerato un pan di Spagna di queste dimensioni, con una tortiera da 24 cm. In una ciotola rompo 4 uova e inizio a sbattere. Poi aggiungo 150 g di zucchero, quando le uova sono belle spumose e bianche ci aggiungo 150 g di farina. E in ultimo mettiamo mezza bustina di lievito per dolci. Ora vi racconto questa. Tanti anni fa, quando ho condiviso la prima ricetta del pan di Spagna e ci ho messo il lievito sotto, i commenti mi hanno fatto nera. Però io ho imparato che è meglio metterci un pochettino di lievito piuttosto che rischia che il pan di Spagna non cresca o si riabbassi dopo la cottura, quindi un pizzichetto. L'avevamo chiamato pan di Spagna casareccio. L'ho dovuto chiamare pan di Spagna casareccio proprio per questo motivo, perché ci mettevo il lievito. Quindi ce ne metto 2 cucchiaini, più o meno mezza bustina. E do un'ultima mescolata. Gli do una botta con la spatola e verso l'impasto su una tortiera a cerniera da 24 cm di diametro con un foglio di carta forno sul fondo che non ho unto esternamente, in modo che praticamente l'impasto quando si cuoce un pochettino lo tira, rimane bello piatto. Ok? Quindi versiamo. Gli do una sbattutella e lo inforno, lo faccio cuocere a 160 gradi col forno ventilato per 35-40 minuti. Temperatura un po' più bassa, cottura un po' più lunga, così cresce e non fa la cupoletta sopra. E se uno c'è il forno statico? Se uno c'è il forno statico va benissimo lo stesso, aumentate la temperatura di 10 gradi. Poi un'altra cosa, io la torta la faccio rotonda, classica, però nessuno vieta che la potete anche fare rettangolare, tipo prendete una teglia come questa oppure come questa, mettete dentro l'impasto e la torta la fate rettangolare. È anche più semplice per scrivere sopra la scritta auguri oppure il nome, perché già avete più spazio. Aspettiamo ancora un po' la cottura, poi facciamo la bagna, la crema, l'assemblaggio e la decorazione. Ci abbiamo un po' dei passaggi da fare. Ok, il pan di Spagna è pronto. L'ho lasciato raffreddare. Vedete com'è tutto bello omogeneo, non c'è la gobba sopra? Che faccio? Prima di toglierlo dallo stampo, però, siccome non avevo unto intorno, con un coltello stacco i bordi. Tolgo la base e la carta forno. E adesso con un coltello lungo e affilato, questo è quello del prosciutto, lo taglio a metà. Però siccome è un pochettino ancora è tiepidino, è raffreddato ma non troppo, come avevo detto lo bagno leggermente perché così la lama cammina meglio. Quindi bagno la lama, mi metto lateralmente così vedo bene l'altezza del pan di Spagna e taglio a metà. Per andare dritta appoggio la mano qui sopra, quindi parto da qua e la sposto perché sento il movimento della lama e l'altezza più o meno, quindi insomma facendo così è più semplice. Non è fondamentale. Come va tutta storta, Non è fondamentale
Un taglio perfetto, però se ci riusciamo meglio. Le ultime parole famose. E mentre taglio, giro. E non mi rompe le scatole perché... Ok. E un'altra cosa, un altro consiglio, il polso non lo muovete quando tagliate, ok? Il polso sempre fermo, perché se facciamo così la lama va in su, se facciamo così la lama va in giù e facciamo tutto storto. Invece polso fermo, mano sopra e possibilmente il marito fuori dalle scatole. Vediamo se sei stata brava. Prendo che te tagli. Ok. Vedi? Vedi? Che se anche mi disturbi ci sono riuscita? Ok. Fai vedere la sofficezza. La sofficezza è sofficissimo. Che faccio adesso? Prendo un vassoio tipo quelli della pasticceria. Ok, appoggio la base. Ok, questo è pronto. Adesso lo mettiamo da parte e prepariamo la crema pasticcera. Allora, per fare la crema pasticcera faccio scaldare 1 litro di latte e metto dentro anche la scorzetta del limone, che gli dà un po' di profumo. Mentre il latte si scalda, in un'altra pentola rompo 4 uova. Poi aggiungo 160 g di zucchero, che sono più o meno 8 cucchiai, ed inizio a sbattere. Anche la crema mi è stata molto criticata perché non è la crema classica. Io non la faccio con i tuorli, ma la faccio con l'uovo intero. Quindi invece di mettere 8 tuorli ho messo 4 uova, così risparmio 4 uova e non spreco gli albumi. Vabbè. Però se volete fare la crema classica, fate la classica crema, ok? Aggiungo anche 140 g di farina, che corrispondono ad 8 cucchiai, un pochettino colmi. Piccolo consiglio: se fate la crema con le uova intere vi viene un pochettino più chiara che se utilizzate solo i tuorli. Allora, se li trovate, utilizzate le uova a pasta gialla, quelle che si utilizzano per fare la pasta all'uovo, vi viene un pochettino più gialla la crema. Il latte è caldo, quindi spengo, tolgo il limone, scotta, e verso a filo sopra le uova e mescolo. Ho fatto un po' di fatica perché ho avuto il gomito del tennista. Mescolo bene con una frusta e do una passatina pure col cucchiaio sugli angoletti della pentola, perché la frusta non arriva bene dappertutto. E riporto ad addensare la crema sul fuoco. E mescolo di continuo. Se il latte è ben caldo, la crema in 4-5 minuti si dovrebbe addensare. Se vedete che quando inizia ad addensarsi fa dei grumetti, dovete fare semplicemente una cosa: togliete la pentola dal fuoco, gli date una sbattuta forte forte con la frusta, quando vanno via i grumi riportate sul fuoco e fate finire di addensare. Vabbè, non vi fate prendere dal panico. Mentre giro ogni tanto, anche sul fuoco, col cucchiaio passo sugli angoli. Si dice angoli quelli di una pentola? Avete capito? Pronta. La crema è pronta, quindi spegniamo e la lascio raffreddare, ma poco poco. La crema è pronta, il pan di Spagna è pronto, l'ho tagliato in 2, tolgo la fetta sopra e preparo la bagna. Allora, nonna gli piace bella, diciamo, un pochettino alcolica, con tanto Alkermes, quindi questa non è altro che una zuppa inglese dove vado un po' abbondante di Alkermes perché è il compleanno di nonna, quindi e la bagno anche con un po' di latte e caffè. Quindi metto in una ciotola il caffè, lo alleggerisco con un pochettino di latte e lo allungo con un po' d'acqua e poi c'ho l'Alkermes. Prima di fare la bagna però e di partire con il ripieno e la decorazione, siccome non mi piace sporcare l'esterno del vassoietto, che faccio io di solito?
Prendo della pellicola per alimenti e la sistemo tutta quanta qui intorno. Quindi non faccio altro che fare questo, prendo un pezzo di pellicola per alimenti, la piego e praticamente la metto leggermente sotto la torta per proteggere tutta la decorazione del vassoio, perché se va la crema dentro, se sporca è brutto poi dopo da presentare. Invece con questo piccolo trucchetto evitiamo questo problema. Perdo anche meno tempo perché non devo pulire tutto il piatto. E con un cucchiaio bagno. Di solito io parto dall'esterno, faccio cadere un po' di bagna sul pan di Spagna e col cucchiaio cammino. In questo modo la distribuisco in modo abbastanza omogeneo. E vado anche con l'Alkermes. Naturalmente se la torta, se è il compleanno, ci sono dei bambini, sostituite il caffè con il latte per la bagna, e se volete dare un colore rosso alla torta potete prendere del succo d'arancia rossa, magari allungato con un po' d'acqua. Non utilizzate né caffè né alcolici. Ok, anche la bagna l'abbiamo fatta. È il momento della crema, è ancora bella calda. Gli do un'ultima mescolata e la metto ancora fumante sulla torta perché è più facile da stendere. Quindi metto una metà della crema e la allargo con una spatola. Quando è calda e fumante così è molto più semplice da allargare, ma il sapore del liquore un pochettino si diciamo mescola con quello della crema calda e quindi è un pochettino più saporita la torta fatta con la crema calda, secondo me. Opinione mia, Abbiamo messo uno strato di crema gialla. Adesso prendiamo il pan di Spagna, non lo metto così, ma lo rovescio. Questo perché? Perché praticamente da questa parte qui la bagna si assorbe più facilmente, è più facile da inzuppare. Quindi anche qua un bel po' di bagna al caffè e al Kermes. Adesso il secondo strato lo faccio al cioccolato, quindi metto il cacao amaro su questa crema che è ancora calda, quindi questa la spostiamo, riprendiamo la frusta e a questa metà della crema aggiungiamo un paio di cucchiai di cacao amaro. Essendo la crema ancora calda si scioglie facilmente. Saranno circa 30 grammi di cacao amaro e mescolo, così faccio la crema al cioccolato. E ricopriamo tutta la torta sopra e lateralmente con questa crema al cioccolato. Io faccio proprio così. E metto la crema bene anche intorno. Non vi preoccupate se vedete la torta che è un po' imperfetta, un po' bruttina, ok? Questa va decorata. Però vi insegno un altro trucchetto che faccio io per metterla un pochettino in forma, ancora a pellicola. Che faccio? Anche questa la piego a metà e la praticamente metto intorno alla torta come se fosse una pancera, tirando leggermente. Lo faccio quando la crema è ancora un pochettino calda. Perché faccio sta cosa qua? Che è un trucchetto, che mi ha insegnato la mia amica Mariangela di quando facciamo l'università insieme in Ancona. In questo modo la torta, raffreddandosi, non cede. Cioè rimane bella in forma e la possiamo leggermente modellare, quindi se da una parte un pochettino la crema c'è scivolata, mettendo la pellicola intorno noi possiamo ritirarla indietro, col raffreddamento si stabilizza. Metto anche la pellicola sopra, quindi copro anche sopra e continuo a tirare leggermente. Capito a che serve la pellicola in casa quando si fanno le torte?
per far sembrare la torta precisa, quasi fatta in pasticceria. Quindi, ricapitolando, una bella striscia di pellicola intorno, stretta, che tiene la torta in forma. E ricopro bene sopra anche con la pellicola, perché in questo modo, se ci stanno delle montagnole di crema o qualcosa del genere, con le mani le posso sistemare. Quando si raffredda la torta, la pellicola viene via facilmente. L'abbiamo messa anche sul vassoio, togliamo via anche quella del vassoio, in questo modo il vassoio rimane pulito, capito? Comodo, no? Ora dobbiamo mettere la torta in frigorifero a riposare per almeno un paio d'ore, così si stabilizza. Però tutto quello che ho fatto adesso lo possiamo anche fare in anticipo, tipo il giorno prima per il giorno dopo. Quindi, quando è il momento di decorare, togliamo via la pellicola, decoriamo e poi la possiamo servire. Tanto mettiamola in frigo. Un'altra cosa che ci possiamo anticipare è la scritta di cioccolato. Che torta sarebbe se ci sta una bella scritta col nome della festeggiata? Allora, se ci impegniamo riusciamo a fare una cosa quasi professionale. Quelli bravi vanno a mano libera, ok? Però vi faccio vedere un paio di trucchetti per non sbagliare. Che ci serve? Un foglio di carta, questo è un normale foglio A4. Poi qualcosa per prendere la misura della teglia che abbiamo utilizzato per il pan di Spagna. Io in questo caso utilizzo la cerniera, quindi lo appoggio sopra e mi prendo i riferimenti della dimensione della torta. Così non rischio di fare la scritta troppo grande o troppo piccola. Poi con una matita scrivo quello che voglio scrivere col cioccolato, quindi in questo caso il nome di nonna, Blandina, e l'età 98. Una cosa che sarebbe meglio fare è di attaccare le lettere tra di loro. In questo modo viene una scritta unica che possiamo staccare e mettere direttamente sopra la torta. Questa sarà la nostra guida per quando coleremo il cioccolato. Qui sopra ci metto un foglio di carta forno. Grazie a quello che ho scritto abbiamo la guida per colare il cioccolato. Sulla carta forno si attacca, ma una volta che si raffredda è facile da staccare e quindi possiamo metterla sopra la torta. Sciolgo 100 g di cioccolato a bagnomaria. Cioccolato, mi raccomando, fondente. Facciamolo sciogliere bene il cioccolato, perché se per caso ci rimane un grumetto, quando andiamo a fare la scritta ci si blocca e non esce, quindi dedichiamogli un minutino in più. Il cioccolato è sciolto, lo tengo qui in caldo e mi preparo un conetto di carta per fare la scritta con la carta forno. Io faccio un po' a modo mio quando faccio il conetto di carta forno, quindi piego un po' in diagonale, così, il foglio. Poi metto un dito qui, più o meno al centro, e inizio a girare per formare un cono. E faccio cadere dentro il cioccolato. Metto un tagliere sotto i fogli di carta. Ho piegato leggermente i lembi così mi rimane fermo il conetto e metto dentro la cioccolata. Se ci avessi una mano che mi aiuta. Cioè, io tengo il cono? No, mi rovesci la cioccolata dentro. No, va, fa che io tengo il cono, Ok. Tiralo su, tirato un pochettino più su, ok. Ah! Zitto, fai finta di niente. No, Ok. Posto? A posto. Il conetto è chiuso, quindi il cioccolato non è uscito, però per fare la scritta devo tagliare la punta. E iniziamo a scrivere. Siccome ho fatto la punta molto sottile, ripasso un paio di volte. L'ho ripassata anche dopo perché il cioccolato, quando si raffredda, si rompe facilmente, quindi è meglio fare una scritta un pochettino più larga, ok? E adesso mettiamo la scritta in congelatore a solidificare. La torta è quasi pronta, sono passate un paio d'ore, passo alla decorazione. Allora nonna ha i gusti un po' particolari, non è un amante della panna montata,
quindi non posso utilizzare né panna fresca né panna vegetale perché lei dice che il sapore è troppo forte, e quindi di solito per fargli la torta io utilizzo il dolce neve, che è un preparato proprio per guarnire i dolci che ha un sapore un pochettino più delicato, e è una polverina che praticamente si monta insieme al latte freddo. Quindi in una ciotola metto il dolce neve e aggiungo 450 ml di latte e monto come si fa con la panna. Vedete, sembra proprio panna montata. È un preparato che fa pane angeli e serve proprio per la decorazione delle torte, per la farcitura dei muffin, insomma già vari utilizzi, e siccome c'è questo sapore delicato, molto leggero, nonna me lo passa. Eccola qua. Adesso togliamo la pellicola che si stacca facilmente perché la torta è fredda. Togliamo anche la parte sotto che proteggeva il vassoio. Quindi via un po' di cioccolata, ma non succede niente perché dopo mettiamo la decorazione. E ora ricopriamo completamente la torta con questa finta panna. Però la panna montata e la panna vegetale vanno benissimo lo stesso, Questa perché c'ho nonna che ha questi gusti un po' così particolari. Intorno non serve che siamo precisi perché poi facciamo tutti i ciuffetti di panna. Piado un vassoio preciso. Livelliamo bene sopra. E se vogliamo essere precisi, passiamo con la lama sopra. Quindi col coltello di prima, quello che ho utilizzato per tagliare il pan di Spagna, cerco di lisciare la panna. Non serve una cosa precisissima perché è una torta per un compleanno di casa. Però se vogliamo fare proprio una robina di fino, la lama la possiamo scaldare con l'acqua calda e poi passarla sopra la panna. Allora in quel modo proprio diviene perfettamente liscia. Quest'altra panna la metto nella sacca a poche per fare i ciuffetti intorno. Quindi prendo una sacca a poche di queste usa e getta, ho messo una punta a stella e giro tutto intorno alla torta facendo dei ciuffetti. Quindi io per comodità faccio sempre questa, che è quella che mi viene un po' più facile. Quando si fanno le decorazioni con la sacca a poche, il mio consiglio è di utilizzare tutte e due le mani. Con una mano teniamo la punta, così siamo più precisi nel disegno. Con l'altra mano spingiamo. Cerchiamo di non toccare questa parte centrale dove è la panna perché il calore delle mani la fa smontare. Quindi la tengo così, spingo e con quest'altra mano mi aiuto per il disegno, per fare una cosa un pochettino più precisa. Potevo prendere un vassoio un pochettino più grande, però non ce l'avevo, sono andata precisa con la decorazione. Adesso è il momento della scritta, brividi. Sì, dai, sono stata brava. Più qui, poi piano piano questa come si raggiunge la temperatura ambiente un pochettino si ammorbidisce, quindi si attacca perfettamente alla panna. La I la mettiamo qui e mettiamo anche il numero 98. Beh, manca giusto un tocco di colore, però direi che quasi gli assomiglia a una torta di pasticceria. E in ultimo decoriamo con delle roselline di Ostia, mi sembra che queste sono di Ostia. Io di solito utilizzo anche i fiori freschi per decorare le torte, però in questo periodo non ho le roselline mie, oggi è lunedì, i fiorai sono chiusi, quindi mettiamo queste che vanno benissimo lo stesso e si possono pure mangiare. Avete visto, non è poi così complicato fare una torta di compleanno abbastanza scenografica. Qua dopo spazio la fantasia sulla decorazione, Io ho fatto questa qua classica perché è una signora anziana, 98 anni, e quindi l'ho fatta molto classica, però che ne so, i ciuffetti li potete fare tutti puntinati, potete fare altre decorazioni sopra con la panna, potete fare scrivere auguri piuttosto che il nome, quindi qua spazio alla fantasia. Ok, la torta è pronta, adesso la metto in frigorifero e la tengo lì fino al momento di portarla stasera a nonna, sperando di strapparle un sorriso. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, possa esservi utile. Se avete domande o suggerimenti, mi raccomando, scriveteli nei commenti e io vi saluto. Ciao!